Immagina qualcuno che piange in ufficio. Come lo immagini? Uomo o donna? Immagina qualcuno col ruolo di SEO. Come lo immagini? Uomo o donna? Immagina qualcuno col ruolo di presidente di seggio. Come lo immagini? Uomo o donna? E invece no, quel presidente di seggio ero io, nonostante lo sguardo sbigottito della maggior parte delle persone che entrando nell'aula, ove era ubicata la mia cattedra, nella sezione 1488 della zona 8 di Milano, mi guardavano appunto con sguardo sbigottito, pensando fossi una scrutatrice e seguitando a chiedere di voler parlare con il presidente di seggio. Ok, riproviamoci. Una facoltosa famiglia deve fare un investimento finanziario molto importante. Per questo motivo il padre di famiglia chiama a rapporto il proprio gestore patrimoniale, il proprio asset manager. L'asset manager arriva a casa della nostra famiglia. L'asset manager è un uomo o una donna? L'auto dell'asset manager è nera o bianca? L'abito che indossa l'asset manager è un completo nero o è jeans e t-shirt? Ok, potrei andare avanti all'infinito. L'idraulico è uomo, la badante è donna, il personale di servizio è donna, anzi infatti diciamo la donna di servizio, il primario è uomo, gli uomini parlano di politica, le donne discorrono di gossip, anzi le donne, quelle bionde, fanno shopping e sperperano soldi. Siamo in un mondo di stereotipi, cresciuti e alimentati da questa cultura. Lavoro come manager da oltre 10 anni nel mondo del marketing e della comunicazione e per me il linguaggio è parte importante del mio percorso. Peccato che il nostro cervello, quando si parla di comunicazione e di giudizi, non è così intelligente, smart, efficace. Anzi, il nostro cervello è pigro, pigrissimo, e questa pigrizia ha un nome, si chiama bias cognitivo. Il bias è quindi l'azione automatica del nostro cervello finalizzata a sprecare meno energia possibile. Quindi è un pregiudizio, viene prima del giudizio. Addirittura noi stessi non pensiamo di ragionare tramite stereotipi o tramite bias e percepiamo noi stessi come molto più razionali, come molto più obiettivi rispetto alla maggior parte di persone con cui ci confrontiamo. La psicologa Emily Pronin, non a caso, ha definito questo fenomeno bias blind spot, quindi la cecità da bias. Potremmo definirla meta bias o io la definirei metapigrizia del nostro cervello. E non è solo l'intelligenza umana di un uomo o di una donna ad essere intriso di questi stereotipi, ma è anche l'intelligenza artificiale, quindi la somma dell'intelligenza umana in ambito digitale. Se vogliamo chiedere all'intelligenza artificiale di tradurre la parola, la frase "è un architetto", tradurrà semplicemente, velocemente, automaticamente, come il nostro cervello, "he is an architect", che per chi di noi mastica l'inglese sa che he è la seconda persona di genere maschile. E non solo ci troviamo di fronte a una disinformazione, a degli stereotipi di genere, anche a una disinformazione di genere. In questo caso va introdotto il concetto di femminismo dei dati o femminismo intersezionale. La parola intersezione è una parola molto evocativa. Richiama il nostro percorso in ambito scolastico, quando nei compiti di aritmetica dovevamo mettere insieme elementi dalle forme, dai colori tra loro omogenei per formare appunto degli insiemi. E anche le dinamiche di discriminazione, che siano di gender, che siano di etnia, di qualsiasi aspetto, sono tra loro estremamente interconnesse ed intersecantesi. Non si può pensare di trattare, di risolvere un problema di stereotipo se non lo si guarda come tutto, come parte di un insieme unico. Sono dinamiche quindi che non sono posizionate su rette parallele che non si incontrano mai, ma appunto si intersecano. Di nuovo, interroghiamo l'intelligenza artificiale, interroghiamo Midjourney, famosissima piattaforma di intelligenza artificiale. Chiediamo di restituirci risultati che rappresentano la parola manager. Cosa abbiamo come output? Immagini di uomini, cisgender, bianchi, in giacca e cravatta. Riproviamoci. Proviamo a interrogare con la parola lovers. Quindi coppie che si amano. Cosa abbiamo come output? Immagini, anche in questo caso, di coppie bianche eterosessuali. Non c'è rappresentazione di coppie omosessuali o di coppie di altre etnie.
Il dato quindi può essere un fortissimo elemento per combattere la disuguaglianza sociale, ma anche un elemento in realtà che può portarci alla discriminazione. Infatti il dato per esistere deve essere in qualche modo raccolto, altrimenti come possiamo noi manifestare un fenomeno se il dato appunto non viene raccolto? Il dato quindi ci richiama all'etimologia latina della parola stessa, datu, participio passato del verbo dare, quindi è qualcosa che è creato, non esiste in quanto dato come noi potremmo potenzialmente percepire dal significato stesso del sostantivo, ma è qualcosa che per esistere deve essere creato e per essere creato vuol dire che qualcuno deve avere energia, risorse, tempo da dedicare per raccogliere il dato per rappresentare un determinato fenomeno. La critica americana Joanna Drucker ci propone di usare in alternativa il concetto di capta, cioè qualcosa che va creato, che va catturato, che va preso. Se abbiamo quindi un approccio intersezionale all'analisi del dato o del capta, riusciamo a capire quali sono le dinamiche di potere che si nascondono dietro alla raccolta del dato. Da dove deriva il dato? Chi nasconde a livello di dinamiche di potere? Quindi abbiamo disinformazione di genere, stereotipi di genere. Continueremo a dire che esiste la signora di servizio? Continueremo a pensare che il primario è soltanto un professionista di genere maschile? Continueremo a pensare che le donne sono avverse al rischio, men che meno faranno investimenti finanziari o si interesseranno alla finanza? Continueremo a pensare che le donne di successo sono le donne con le palle? In una conversazione di lavoro tra due colleghi ingegneri, un uomo e una donna, la donna spesso viene nominata signora, il collega maschile ingegnere. Non possiamo quindi completamente negare l'esistenza degli stereotipi e dei bias. Non possiamo quindi move away, come dicono i nostri colleghi inglesi, scappare, allontanarci, ma possiamo move forward, affrontarli per progredire in una action plan, 3 azioni molto semplici per affrontare l'esistenza di questi stereotipi. B, C, D. B, basta, stop. Per evitare di avere giudizi affrettati è importante fermarsi, pensare, riflettere, mettersi nei panni dell'altro, dell'alterità. C, consapevolezza. Gli inglesi anche in questo caso direbbero awareness. È importante essere consapevoli che tutti noi ragioniamo tramite stereotipi, bias e euristiche. D, diversità, diversity. Siamo tutti uguali o diversi rispetto ad altre persone a seconda dei punti di vista e la diversità crea un grandissimo valore aggiunto e dà tantissime strategie ed azioni. Quindi, in una conversazione di lavoro tra un ingegnere donna e un ingegnere uomo, la cui donna, abbiamo detto, viene definita signora, andando a depauperare e delegittimare le istanze femminili, suggerisco sempre di rispondere. Le signore non rispondono, lascio rispondere al collega, il che, nella maggior parte dei casi, ripasserà la parola alla signora per dare la risposta definitiva.